Lasciate che vi racconti una storia. No, non ci siamo con questo. Meglio se uso questo. Ora posso iniziare a tagliare. Cambiamo strategia. Voglio lei. Non vi ho ancora detto cosa mi servono questi pezzi di legno, forse l'avete capito dal titolo, oppure lo capirete adesso. Si intitola Il muro. Quando avevo 11 anni, mio padre decise che il muro all'ingresso del suo negozio andava rifatto. Era un bel muro, alto più di 3,5 metri e largo 6. Stava cadendo a pezzi ed era stufo di vederlo. E pensavo bene di affidare il lavoro a me e a mio fratello Henry, piuttosto che affidarsi a un muratore o un'impresa edile. E ogni giorno per quasi un anno, quando uscivamo da scuola, andavamo nel negozio di mio padre per lavorare su quel muro. E facevamo tutto noi, da scavare il basamento, da fare la malta, portare i secchi. Io e mio fratello lavoravamo durante i fine settimana, durante le vacanze e le festività, ma papà non voleva che ci fermassimo. Che piovesse o che ci fosse un caldo infernale, che fossi triste e arrabbiato o che il giorno dopo avessi una verifica, non c'erano scuse. Cambiavano le stagioni, gli amici andavano e venivano, gli insegnanti andavano in pensione, ma il muro era lì, sempre lì. Un giorno io e Henry eravamo di un umore particolarmente nero e trascinavamo i piedi borbottando. Perché mai dovremmo costruire un muro? Non ce la faremo mai! A quel punto mio padre mollò gli attrezzi e venne lì a capire cosa stessimo farfugliando. Mi strappò un mattone tra le mani e ce lo mise così davanti il muso. Urlando disse: piantatela di pensare a quel maledetto muro. Non c'è nessun muro, ma esistono solamente i mattoni, solo i mattoni. Il vostro compito deve essere posare quel maledetto mattone e passare al successivo. Non preoccupatevi del muro, la vostra preoccupazione deve essere ogni singolo mattone. Mentre i giorni passavano, per quanto io detestassi ammetterlo, cominciai a capire di cosa stava parlando. Quando mi concentravo sul muro, il lavoro sembrava impossibile. Se invece mi focalizzavo sul mattone, tutto diventava più semplice. E settimana dopo settimana, lo strato di mattoni cresceva sempre di più e le dimensioni del buco andavano riducendosi. Iniziai a pensare che la differenza tra un compito impossibile e un altro apparentemente fattibile non è che una questione di prospettiva. Sei concentrato sul muro o sul mattone. Ti fai avanti e posi un altro mattone. Sei incazzato, posa un mattone. Il tuo matrimonio va a pezzi, posa un mattone. Hai litigato con la ragazza, posa un mattone. Il lavoro va male, alzati e posa un altro mattone. Era una giornata fredda e nuvolosa ed era trascorso quasi un anno da quando io e mio fratello avevamo cominciato. A quel punto il muro era un'istituzione tale nella mia vita che solo il pensiero di finirlo mi sembrava una mera illusione. Ma in quella gelida mattina di settembre mescolammo l'ultimo cemento, riempimmo l'ultimo secchio e posammo l'ultimo mattone. Papà era rimasto a guardarci finché gli ultimi mattoni finirono al loro posto. Con una sigaretta in mano ammirava il nostro lavoro senza battere ciglio. Io e Henry sistemammo l'ultimo mattone e poi silenzio totale. A quel punto Henry strinse le spalle come per dire: e ora cosa facciamo?
festeggiamo, ci mettiamo a saltare e con cautela indietreggiamo di un passo per affiancare papà e contemplare il muro di famiglia. Papà gettò la sigaretta per terra e la spense con lo stivale, esalò l'ultima boccata di fumo e disse: «Ora non venitemi a dire che c'è qualcosa che non sapete fare». Rientrò in negozio come se nulla fosse e riprese a lavorare. Se vi stessi chiedendo chi è stato a raccontare questa storia, è stato Will Smith.